Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata della serie Spirali e tartarughe. Vediamo la seconda puntata per l'appunto. In questo caso definiamo una funzione poligono simile a quella che abbiamo visto nella prima puntata, ma leggermente più generale, perché diamo come argomenti a questa funzione tre quantità, non soltanto la lunghezza del vettore che vogliamo disegnare, ma anche l'angolo e il numero di iterazioni. Quindi, come vedremo, non è necessariamente uguale al numero dei lati, comunque il numero di volte che vogliamo che siano ripetuti i cicli che dobbiamo eseguire. Se guardiamo la struttura di questa funzione, vediamo che è molto simile a quella vista nella prima puntata, quindi non starò lì a dilungarmi, soltanto che appunto l'angolo non è calcolato sulla base del numero di lati, perché abbiamo bisogno, soprattutto nella terza puntata, di una funzione un pochino più generale di quella che abbiamo visto, ma la struttura di base rimane quella. Quindi adesso vediamo come utilizzarla. Torniamo dunque al nostro interprete logo, scriviamo la funzione nella finestra, la funzione che abbiamo visto, e poi la richiamiamo con un certo particolare valore, che è quello illustrato nell'articolo sulla pagina web di MadMaths. E quindi se facciamo eseguire questa cosa e disegniamo tutti i vettori in sequenza e li percorriamo, li facciamo percorrere la tartaruga, vediamo che otteniamo un poligono intrecciato, perché invece di ruotare di 40 gradi ruotiamo di 80 gradi e quindi succede questa cosa che vediamo. Benissimo, e con questo si conclude la seconda puntata. A presto per la terza.